Ciao, sono Alberto Repetti, pittore e disegnatore. Su questo canale troverai esempi di disegno e pittura, considerazioni sulla tecnica e sull'arte, filtrate attraverso la mia sensibilità e l'esperienza maturata nel corso degli anni. In questo video in particolare mostro un tipo di tratteggio e parlo del mio percorso riguardo questa tecnica particolare e degli artisti che sono stati capaci di esaltarne le possibilità espressive. Spero che il video sia interessante e informativo e fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto. Sulla destra in basso troverai il pulsante dell'iscrizione al canale, così potremo restare in contatto e condividere considerazioni e suggerimenti. E adesso non mi resta che augurarti buona visione. Lo scopo di questo disegno è quello di cercare di rappresentare un tipo di tratteggio non fine, dove si possano vedere i vari passaggi che permettono una lettura più precisa dell'evoluzione di una trama più intricata. La carta che uso è l'Accademia della Fabriano, e quindi una carta di media granulosità. Ho scelto questa carta perché si presta maggiormente ad accogliere un segno meno sfumato e più denso, pastoso. Quindi disegnare partendo da un tratteggio incrociato per poi seguire dopo con un tratteggio più libero mi dà la possibilità di creare un pattern strutturato su cui poi agire in modo più libero, dicevo, uniformando i grigi attraverso, come vedrete, dei tratti sempre più piccoli. Il segreto sta nel cercare di non sovrapporre mai un segno ad un altro, ma di intersecarlo uniformemente in tutta la superficie che poi andremo a coprire. Sovrapporre gradualmente, quindi, per ottenere uno scuro che possa rendere la superficie vibrante, perché l'occhio è impegnato a districarsi, anche lui nel mezzo di questi segni così fitti, la cui trama rimane chiara però, osservabile, sebbene sia sempre più complicato osservarla dopo gli infiniti strati di tratteggio applicati in successione uno dopo l'altro. Mi viene da pensare che il bel disegno, il risultato che soddisfa perché legato ad un soggetto leggibile e immediatamente riconoscibile, a volte può favorire una lettura superficiale dei propri progressi. E secondo me si rischia molto spesso di saltare dei passaggi per arrivare prima ad uno sguardo di ammirazione e di soddisfazione da parte dell'osservatore. Invece è necessaria la lettura e l'interpretazione del modo che abbiamo di disegnare, che deve essere considerato come da noi, come la prima rappresentazione che ci deve soddisfare. È facile poi rischiare anche di andare troppo oltre e riempiendo più del dovuto il disegno si rischia di, io dico, bruciare un pezzo di disegno in modo irrimediabile. Bruciare per me significa arrivare ad uno scuro tale che risulta inefficace ogni intervento grafico successivo. A me è capitato di buttare via dei disegni perché non sono riuscito a fermarmi in tempo e sono andato oltre quella soglia che io chiamo di termine del disegno, rifacendomi al fatto che il lavoro è terminato solo quando l'artista, il pittore o il disegnatore decidono che sia così, in qualche modo abbandonandolo a se stesso, ma che magari avrebbe ancora la possibilità di essere portato avanti. E questo non lo danneggerebbe, ma si decide che possa bastare così e ci si ferma.
Ecco, quando io intendo bruciato, nel mio caso, intendo che anche solo in un punto si sia andati talmente oltre da non poter intervenire in qualsiasi modo per poterlo riportare a ciò che era l'intenzione iniziale, la mia intenzione iniziale. Quindi è importante avere la concentrazione sul disegno per riuscire a fermarsi in tempo, ma questo poi si ha con la pratica, si ottiene con la continua pratica e l'esperienza. E parlando di pratica e ritornando alla pratica, il tratteggio è diverso nel risultato grafico, ovviamente, che vogliamo ottenere, secondo il materiale che noi adoperiamo. In questo caso, di questo lavoro che sto facendo, la scelta della carta a una granulosità maggiore è giustificata dalla necessità di avere quell'effetto che io chiamo in modo personalissimo a paglietta, perché mi ricorda la paglietta di alluminio che si usa in cucina, in cui si vede una trama ruvida, ma non esiste ovviamente solo questo, anzi ne esistono di infiniti, e mi piacerebbe via via, se questo può risultare informativo, interessante, presentarveli a poco tutti, o meglio, tutti quelli ovviamente che io conosco e che ho sperimentato. Poi posso anche sperimentarne io adesso di nuovi, se voi me li suggerite. Anzi, fatemelo sapere nei commenti sotto il video se vi piace questa modalità e magari suggeritemi anche argomenti che vi piacerebbe venissero trattati. Il canale da dove io sto postando da qualche mese, da un poco più di un mese, considerazioni sui vari aspetti dell'approccio al disegno, infatti riguarderà non solo questi, ma anche gli aspetti tecnici della pittura, concretamente sul mio approccio a questi medium, a tutti i medium che uso, compendiandoli con riflessioni sull'arte, sulle storie che mi hanno colpito o i lavori che amo particolarmente e che hanno influenzato e che influenzano il mio percorso artistico e che mi piace condividere. Quindi questo è un canale che si potrebbe considerare di nicchia, se a questa parola può essere associata un'esperienza personale, la mia esperienza personale, la condivisione di ciò che ho imparato, di quel poco che ho imparato e ciò che invece apprendo ogni giorno. Vi chiedo naturalmente anche, se lo volete, di iscrivervi al canale per poter, qualora lo foste, essere avvisati quando ci sarà un nuovo video che andrà in onda. Ecco, queste cose sono una parentesi in quello che io stavo dicendo, che però era interessante e importante dirvi, è importante ricordare che questa condivisione può esistere se esiste anche una fiducia nella possibilità che abbiamo entrambi, io e voi, di confrontarci su un argomento così straordinario. Ma ritorniamo al disegno. Ed è al disegno che mi riferisco, in particolare a questo, ma a qualsiasi disegno, in cui la mente, secondo me, deve essere sempre allerta riguardo all'attenzione che deve avere nel non sovrapporre, come dicevo prima, nel tratteggio, due segni, ma sempre di accostarli o di incrociarli. È una necessaria distribuzione del segno, che diventa quasi automatica con l'esperienza e l'esercizio, ma che all'inizio può essere molto formativa per disciplinare il disegnatore o la disegnatrice nel comprendere come sia importante
il dialogo continuo e l'attenzione continua della mente che guida la mano. La fretta, le scorciatoie, per me almeno all'inizio non portano i risultati sperati. Quindi io consiglio sempre prudenza e molta pazienza e i frutti si raccoglieranno indubitabilmente. Adesso sto quasi finendo di tratteggiare con la terza sovrapposizione per creare un pattern più fitto che poi servirà da base alla finitura più libera e dove poi dopo di questa comincerò a dare volume e profondità alla superficie piatta, ma che acquista già così un certo spessore per via di questo tratto insistito che aiuta i nostri occhi a muoversi e a andare da un tratto all'altro senza soluzione di continuità e quindi di percepire il cambiamento di spazio e di spessore anche tra il foglio e questa trama che sta prendendo. In questa fase naturalmente vengo agevolato da questi 3 strati di tratteggio. Agevolato in che cosa? Nella formazione del contorno e quindi nella possibilità che questi tratteggi così fitti mi danno di intervenire con piccoli tratti per poter aggiustare i bordi della superficie, ma sempre col tratteggio staccato, ovvero sia di fare un tratto e sollevare la penna, e così ad ogni tratto, anche se piccolo, e anche se il sollevamento della penna vi sembrerà impercettibile, ma deve esserci. Quindi guardando bene di non incorrere in quell'errore che abbiamo già trattato in un video precedente sul tratteggio, cioè di compiere quel tratteggio continuo a zig-zag senza mai staccare la penna. Vi metto il link qui sopra nel video nel caso voleste andarvelo a rivedere. Pensando a questo tipo di tecnica mi veniva in mente la prima volta che ebbi a che fare con questo metodo, col tratteggio. Era il 1974 ed ero in prima all'artistico. E ho avuto la fortuna, per quanto riguarda me, magari per altri potrebbe non essere così, per il mio carattere, di avere una formazione molto disciplinante e molto scientifica sull'approccio al disegno. La stessa scientificità di cui parla Leonardo quando parla di come ci si debba mettere al cospetto di un insegnamento come quello del disegno e della pittura di conseguenza, e di quali siano le sue specificità assolute. Scienza, quando parla di scienza, parla di sapere, quindi dal latino sciens, che è il participio presente del verbo scire, sapere. Leonardo quindi esordisce proprio nel trattato della pittura ribadendo che questa ha il primato delle arti per quanto riguarda l'approccio al sapere e quindi alla trasformazione di quello che viene visto in quello che viene rappresentato e quindi sulle esperienze, perché deve la sua indagine alla vista. Dice ad un certo punto, chiaramente dice pittura, ma intende qualsiasi medium di rappresentazione in bidimensionale. Dice: la pittura rappresenta al senso con più verità e certezza le opere di natura, che non fanno le parole o le lettere, ma le lettere rappresentano con più verità le parole al senso che non fa la pittura, ma dicemmo essere più mirabile quella scienza che rappresenta le opere di natura che quella che rappresenta le opere dell'operatore,
cioè le opere degli uomini che sono le parole, come la poesia e simili, che passano per la umana lingua. Quindi ciò che io faccio in questo momento è rappresentare qualcosa che è già nella penna, ma ha bisogno di essere condotta fuori e portata in modo tale che possa risultare un'esperienza visiva. E l'esperienza visiva sarà oggettiva e non lascerà nulla all'immaginazione se non ciò che vede. Quindi cercate di vedere ciò che state facendo. E quello che state facendo non è nient'altro che un tratteggio. Anche se la tentazione di attribuire un significato alla forma è forte, ma mentre voi lo fate, state compiendo questa azione, dovete veramente concentrarvi sull'oggetto di questa azione e non sul soggetto che rappresenta. Dicevo che questo approccio distaccato e concentrato sul segno mi ha aiutato a comprendere che le cose, nella mia formazione parlo, che andavo disegnando, erano tanto più vere a ciò che stavo vedendo, quanto io ne comprendevo la struttura, il volume, il perché le ombre cadevano sul volume in quel modo e come si comportavano di conseguenza. Questo mi ha aiutato a sviluppare una certa sensibilità e anche forse meccanicità con il tratteggio, consentendomi però, con tutto il tempo che ho passato per comprenderne l'utilità e l'utilizzo, di concentrarmi molto su di esso, slegato dalla forma naturale che rappresentava simbolicamente in quanto disegno sulla superficie del foglio, e quindi a servirmene per aiutarmi attraverso un processo di decostruzione e di frammentazione della realtà che mi consentiva di eseguire, che piacciono o meno, mi consentiva e mi consente di eseguire, che piacciono o meno, i miei lavori ultimi soprattutto e quelli successivi che farò. Ma ripensando proprio a questi anni, agli anni della formazione, moltissime naturalmente sono state le centinaia di migliaia di disegni che ho visto, di pittura, di rappresentazioni nei musei, sui libri, ma anche dal vivo, ma soprattutto i disegni, e che mi hanno aiutato a formarmi proprio perché mi interessava andare a guardare come certi pittori e certi disegnatori usavano il segno. Ancora oggi, qualsiasi opera, ho bisogno proprio di guardarla molto da vicino, perché voglio capire, comprendere il percorso che è stato fatto, il percorso che è stato segnato dentro l'opera. Questo è importante perché mi aiuta a capire il gesto e a capire l'intenzione del pittore o del disegnatore, e quindi di poterla comprenderle e potermene anche appropriare e filtrarla attraverso quella che è la mia sensibilità e magari riproporla in qualche lavoro. Perché questo è fondamentale, che ci sia una continuità e non una frattura. Molte cose ritornano dal passato, sempre in forma diversa, mutate o decostruite, però risalgono in superficie. Ritornando in questo gioco di scatole cinesi a parlare del medium che sto usando ora, la penna, vedete, è molto similare la questione all'uso dell'inchiostro o dell'acquaforte, all'incisione, laddove il segno che viene fatto è quello e non si può tornare indietro.
In verità con l'acquaforte qualcosa si può fare ancora prima che la lastra venga incisa dall'acido, ma per comprendere la similitudine, questa che sto facendo, prendiamo per buono il fatto che il segno, come nella maggior parte dei casi, sia definitivo. Ecco, la penna deve avere questa attenzione, che il fatto che il segno che noi eseguiamo non potrà più essere tolto, e quindi ancora per questo, anche per questo, l'attenzione deve essere più grande. Proprio nell'acquaforte che incontrai, che conobbi per la prima volta all'Accademia, quindi che feci, anche se avevo già qualche dimestichezza con il linoleum che avevo fatto al liceo, mi concentravo ancora di più, mi aiutava a concentrarmi ancora di più sul segno e quindi ad andare a vedere le grandi esperienze grafiche e pittoriche del passato. Vi vorrei a questo proposito proporre 3 esempi di immagini di 3 pittori il cui studio è stato per me fondamentale e spero che lo sia anche per voi se volete approfondire questo tema. Il primo esempio è un acquaforte di Rembrandt. Rembrandt è un pittore olandese che nasce a Leida nel 1606 e muore a Amsterdam nel 1669. Nel 1631 esegue un piccolo autoritratto ad acquaforte e punta secca. Sono tecniche di incisione che avremo magari modo di parlare. Un ritratto, com'è nella dicitura, con cappello di pelo e vestito scuro. La particolarità è la sua dimensione, che è 6 cm per 7. Voi prendete, ritagliate un foglietto 6 cm per 7, mettetevelo davanti e poi andate a cercarla questa immagine. Ve ne mostro un particolare per farvi notare la qualità del segno, che esalta i contorni e segue proprio tratto dopo tratto, in maniera minuta, in maniera sublime, la trama del tratteggio, che è senza eccessi, freschissimo e molto fitto ma mai insistito. Questo, come altri lavori che magari avrete occasione di andare a guardare e che sono anche abbastanza fruibili perché hanno un mercato abbastanza vasto e non costano neanche eccessivamente rispetto a molti lavori di grafica contemporanea che, a mio parere, il cui prezzo, a mio parere, è molto discutibile. Vabbè, comunque lasciamo stare questo argomento. Questo tipo di lavori, come questo, ebbero su di me un impatto fortissimo e cominciai a volerli osservare più da vicino e cercare, più che imitare, di comprendere la loro struttura e leggere il percorso, come dicevo prima, di quei segni così fitti e precisi che gli avevano dato la possibilità di avere un risultato così sublime. Sempre in quegli anni e sempre grazie allo studio dell'acquaforte, fu interessantissima la scoperta del lavoro approfondita, del lavoro grafico di uno dei più, secondo me, interessanti pittori italiani del XVII secolo. E parlo di Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grecchetto. Nato a Genova nel 1609 e morto a Mantova nel 1664, quindi è praticamente coetaneo di Rembrandt. Il suo tratteggio è forse, e se è possibile, ancora più minuto. Forse direi quasi più leggero di quello di Rembrandt, e non si può non osservare però con quale
dedizione anche lui porti avanti questa lezione del tratteggio e lo esalta questo mezzo di rappresentazione che è portato in un modo così nuovo, oserei dire per sempre nuovo, tanto da essere ancora oggi un assoluto riferimento, a mio parere, per tutti coloro che praticano la grafica e praticano il tratteggio. Vi mostro questi particolari, non tanto perché per un sadismo, per volervi celare la figura intera, ma perché vorrei che ci concentrassimo molto di più sull'oggetto, che è il disegno più che sul soggetto che rappresenta. Questa qui che vediamo è anch'essa un acquaforte di Grechetto che si colloca fra il 1645 e il 1650, quindi un poco più tarda del disegno di Rembrandt di cui abbiamo parlato prima, e si chiama da dicitura testa di uomo nascosta da un cartiglio. Sia l'una che l'altra acquaforte non fa parte di una commissione che hanno avuto, ma chiaramente sono proprio traguardi personali, ricerca assidua e continua del disegno, quindi lavori fatti per sé, per la volontà di adoperare il tratteggio, fino ad farlo arrivare a dei vertici altissimi, che difficilmente, secondo me, sono stati raggiunti. Anche questo lavoro è piccolo. La carta aveva un suo valore, ma forse non per questo è di questa misura. Però tant'è che il foglio è anche questo, di 11 cm per 9 cm. Anche qui ritagliatelo e mettetevelo davanti quando voi lo troverete in rete. Quando si dice che un'opera è di una modernità sconcertante, si afferma semplicemente che l'indagine del vero è assoluta ed ha saputo essere per sempre, per noi per sempre, come in questo caso, come mai in questo caso. Il terzo esempio è questo, un particolare di una acquaforte di Pablo Picasso del 1934. Questo lavoro fa parte della Suite Vollard, un ciclo grafico straordinario a mio avviso, che prende il nome appunto dal committente, l'imprenditore e gallerista francese Ambroise Vollard. È intitolato 4 donne nude e una testa scolpita. Ecco, ho voluto terminare con questo disegno per farvi notare un particolare tipo di possibilità di esaltazione della luce e del controluce mediante il tratteggio, che compie Picasso sul collo e sulla guancia, che lascia leggermente più chiari per insistere, vedete, e scurire lo zigomo. In questi pochi centimetri che fanno parte di questo disegno, che è di 31 per 22 centimetri, come in tantissime altre occasioni, ha saputo cogliere ciò che io non avevo ancora colto e che imparerò a conoscere e approfondire negli anni successivi della mia formazione. Tutti questi 3 esempi sono una sintesi di ciò che il tratteggio può dare in termini di sapienza e di possibilità tecniche. Mi è piaciuto mostrarveli per incuriosirvi, come spero lo sia stato anche il disegno, semplice ma chiarificatore, di un tipo di tratteggio, del tipo di tratteggio che ho voluto presentarvi oggi in questo video e che sto ultimando proprio in questo disegno. Vi ringrazio di essere stati qui con me e vi do appuntamento a martedì prossimo. Vi ringrazio ancora, iscrivetevi al canale e buona giornata a tutti e buona giornata a tutti.